because very good. Because I don't know whether I might be COVID positive or not. Well, I've been negative this morning, but our abbot's caught. No, under the abbot, that's me. Sto portando la mascherina perché non so se potessi essere positivo. Stamattina ero negativo al test del Covid. We have somebody with COVID in the monastery, and I had breakfast with him a couple of days ago. So. Qualcuno ha il Covid nel monastero e perciò porto la mascherina perché ho avuto anche la colazione insieme. And if I don't, then I also wouldn't want to catch it from any of you, of course. I tend to be rather more careful than most Swiss people, it seems. I do have some difficulty of hearing, Yes. maybe also because there is the mask and also because of the volume. So far, you didn't miss anything important. Good. So please let me know if I do. So, and the second experiment is that we have some friends from Italy on the screen here via Zoom. Il secondo esperimento è che abbiamo qui via Zoom amici dall'Italia. Which is basically because I made a mistake. I'm getting old. Principalmente perché ho fatto uno sbaglio. I booked myself for 2 different things at exactly the same time. Perché ho organizzato nel stesso momento 2 cose diverse. About a year ago, actually, and I never noticed. 1 anno fa e non ho notato. So I don't know whether it was a brilliant idea or not, but I thought, well, one way of saving the day is just putting the 2 together. So. Allora non lo so, non sono sicuro se sarà un'ottima idea, però proviamo a mettere 2 cose insieme. And the friends from Italy had asked me to do the day or the evening on the topic of compassion. Gli amici d'Italia mi hanno chiesto di parlare sul tema di compassione. No, I'll just leave it there. So yeah, what to do? So usually we start with a meditation together. Da solito cominciamo con una pratica insieme. And so I thought maybe to get into the topic, maybe we try to do the meditation on the topic of compassion. E allora per entrare nel tema pensavo di proporre una meditazione proprio sulla compassione. But that's guided meditation with translation is always a bit awkward. Però una meditazione guidata con la traduzione è un po' strana. Because it's a lot of talking, isn't it? To get everything twice. Perché diventa tanto parlato. So I try, that's an experiment, of course, again. So I try to explain the main elements before the meditation. E allora cercherò di spiegare gli elementi principali prima della meditazione. And then I'll see, well, I haven't tried this before, but then maybe means during the meditation, I don't have to say so much. I just try and keep it to the E minimum. allora proverò durante la pratica a non dire tante cose. Vediamo, è un esperimento. So, so compassion, meditation on compassion is also a very traditional practice in Theravada Buddhism. La pratica meditativa sulla compassione è una pratica di tradizione nel Theravada, buddismo Theravada. It's one of the 4 Brahma Viharas, divine abidings. È uno dei 4 Brahma Vihara. So, perhaps metta, kindness or friendliness. C'è l'amorevole gentilezza. Then compassion. La compassione. Then mudita, which is joy, or some sympathetic joy. La gioia compartecipe.
And then equanimity, upekkha. E l'equanimità. And of course, the most popular, the most frequently taught is probably kindness meditation, metta meditation. Many people have done metta meditation or metta retreats even. Forse la più popolare, più famosa è quella sull'amorevole gentilezza, sia come pratica che per i ritiri. Forse alcuni di voi avete già fatto ritiri. So compassion is basically, it's a variation on the kindness meditation, on metta meditation. La pratica sulla compassione è una variante della pratica sull'amorevole gentilezza. So with kindness, with metta, is like basically the understanding is that's a basic quality of the human heart that we can connect with, and then we can cultivate it. Sull'amorevole gentilezza è una qualità di base del nostro cuore umano a cui possiamo connetterci. And then basically compassion is really just what happens to kindness when it meets suffering. So it's a natural evolvement from kindness. La compassione è quello che accade con la gentilezza quando incontra la sofferenza. So that's what we're gonna try in the meditation exercise. E allora quello è quello che cercheremo di fare nella pratica di meditazione. I'm going to ask you to try and get in touch, maybe through some images or whatever works for you, with that quality of kindness in the heart, friendliness. Vi chiederò di entrare in contatto con la qualità di amorevole gentilezza. Perhaps we can express that in our heart and our mind for a little while, like directing it to various people or to ourselves. Forse possiamo esprimerla nel nostro cuore e mente anche verso alcune persone o verso noi stessi. Mm-hmm. And then I'll invite you to maybe think of some people that that are suffering at the moment. I mean, everybody's somewhat suffering, but maybe particularly suffering at the moment. E dopodiché vi inviterò di pensare alle persone che in questo momento stanno soffrendo, stiamo tutti soffrendo, però magari qualcuno in particolare che ha difficoltà in questo momento. So, somebody who, like, if you think of them, would naturally then, you feel kindness towards them, so naturally then your heart would be inclined towards compassion. Scegliete qualcuno verso cui in un modo spontaneo sentite gentilezza, dove la compassione può sorgere spontaneamente. It could also be ourselves. It could be an aspect, of our own suffering in our life, or it could be somebody else, somebody who's close to us. Anybody. Può essere anche che scegliamo noi stessi, forse una parte di noi stessi che sta soffrendo, oppure qualcun altro. It could also be our body. Maybe that's not so relevant tonight, but sometimes on longer retreats, I suggest that when people start to feel aches and pains in the body, we can also extend that compassion towards our body. That's the pain in the body. Può essere anche verso il nostro corpo, magari non è il caso di stasera, però nei ritiri più lunghi a volte invito le persone di fare la pratica di compassione verso il corpo che magari è dolente. So one way of doing these meditations is the traditional one, is we just in our mind, we bring up those images of those people and then we recite in our mind phrases of kindness or well-wishing. Allora il modo tradizionale per fare questa pratica è di portare in mente immagini di queste persone e di recitare delle frasi di compassione. Like the most classical, may you be well, may you be peaceful, may you be happy. Very beautiful. Come le frasi più classiche, che tu possa stare bene, che tu possa essere felice, che tu possa essere in pace. And we can, of course, use our own words, invent our own words, or we can be specific, about something that would be particularly significant for that person that we're thinking of as well. So we can be creative with that. Ovviamente noi possiamo inventare le nostre parole, dire con le nostre proprie parole,
Oppure possiamo anche essere più specifici se c'è un bisogno specifico della persona. And then when we do that with compassion, we just might, you know, we will slightly alter that accordingly, you know, like may you be free from suffering, may you become well again, or something that would be appropriate. E visto che si tratta della pratica di compassione, possiamo modificarlo un po', come per esempio che tu possa essere libero dalla sofferenza. It can feel a bit abstract if you just, you know, we pass phrases through our mind, but it's something we can experiment with, you know. Può sembrare astratto così passare le frasi nella nostra mente, però dobbiamo sperimentare. And the important thing is the honesty, the sincerity of the intention, that we actually mean it. La cosa importante è la sincerità di questa intenzione, cioè che veramente che questa sia veramente la nostra intenzione. And then we can see how that actually feels. You know, is there resonance? You know, and do we feel that in the body or something? We don't have to feel anything. You know, so that's the most important thing is the intention. But it would of course help if we can feel it in the heart. Something. E possiamo vedere come ci sentiamo con questo, se nel corpo c'è una risonanza. Non è obbligatorio, la cosa importante è l'intenzione, però possiamo osservare. And so one thing, very simple way as a technique is we can just combine it with the breathing, with the in and out breath. Un modo molto semplice è che possiamo combinarlo con il respiro, ispirando e espirando. Like, I mean, very basic, just like reciting for ourselves, like, you know, breathing in, may I be well. Breathing out, may you be well. Breathing in, may I be Semplicemente, well. per esempio, ispirando che tu possa stare bene, espirando che possa io stare bene. All'inverso. Al contrario. Breathing in towards me, you know, may I be well. Breathing out, may you be well. Makes more sense to me, but I mean, it doesn't really matter. Ha più senso. L'ho rigirato. Ispirando che possa io stare bene, espirando che tu possa stare bene. And that's very simple, but it can be surprisingly effective if you just do that for half an hour and you just keep reciting that. Can make quite a difference. È molto semplice, però può avere un bel impatto se lo facciamo per una mezz'ora. And it's interesting, like, apart from that, it also might help us to stay with the breath, which we usually struggle with, isn't it? So it also works like a mantra for breath meditation, you know, rather in and out. It's just may I be well, may you be well. E nello stesso tempo ci aiuta anche a rimanere in contatto con il nostro respiro, come un mantra, ci aiuta nella pratica del respiro. Now we can, so we can do that in specific ways. Like we can just stay with the breath, however we feel the breath, you know, breathing in, breathing out. Possiamo farlo nei modi specifici, rimanere con il respiro, ispirando, espirando. Now, I'd like to suggest a particular aspect to this practice is like when you're breathing in, that you imagine that you breathe into the heart. Vorrei suggerirvi che quando inspirate verso il cuore. However you like you can, some people like to feel like they follow the breath, you know, through the nose and down into the chest, and then you end up in the heart area. Alcune persone amano seguire il respiro che entra dal naso verso il petto fino al cuore. You can do that. Si può fare in questo modo. Or I like to imagine that I'm breathing in through the whole body. Oppure a me piace immaginare che inspiro in tutto il corpo. So it's a little bit more sophisticated. You know, you spread your attention kind of on the outside of the body when you begin the in-breath. But at the end of the in-breath, you go through the body, you end up in the heart. È un po' più difficile forse perché c'è l'attenzione verso tutte le parti del corpo, però alla fine dell'ispirazione nella zona del cuore. And then we imagine that we're breathing out from the heart. So you breathe out from the heart, either out or just through the whole, breathing out through the whole body. E immaginiamo che espiriamo dal cuore, oppure anche di qua che espiriamo dal tutto il corpo. And this
with the kindness meditation, yeah, that's just sweet, no? Breathing in through the whole body to the heart, may I be well, breathing out, may you be well. È una cosa carina, respirare in questo modo, che io possa stare bene, che tu possa stare bene con il respiro. Now with the compassion variation becomes maybe a little bit more challenging. It becomes quite poignant. Però la variazione per farla diventare una pratica di compassione forse ci porta qualche sfida in più. So I suggest with the compassion variation, we imagine we are breathing in the pain or the suffering, or could be our own or of the person that we're thinking of, that we're breathing that into our heart. E allora vi consiglio di provare, quando inspirate, di immaginare di inspirare la sofferenza della persona a cui avete pensato o la vostra stessa, se avete pensato voi stessi. The gesture behind this is really that we invite the suffering to really, to invite us to really be touched by it, to really allow ourselves to be touched by that suffering in our heart. L'invito è che entriamo in contatto, che ci lasciamo toccati dalla sofferenza dall'altro. So that way kind of overcoming, or at least noticing any resistances that we might have, do I really want to take all that suffering to my heart? E forse possiamo notare se abbiamo delle resistenze verso questa cosa. But then it's very important is the second bit. So then when we breathing out from the heart, that we take confidence in the capacity of the heart to just give back a healing energy, a sense of well-being. And so we breathe that out through the body and imagine that we share that with the people who are suffering. That we give, sorry, I didn't hear the last part. So the second part is, and very important, is that when you breathe out from the heart, quando espiriamo dal cuore, we trust in the power of the heart, the purity of the heart. Credere nel potere nella purezza del cuore. So that we can then give back healing kind of energy to the people that we're thinking of. Così che possiamo ridare mandare questa energia curativa verso le persone a cui abbiamo pensato. Some of our resistance to allowing ourselves to be touched is, of course, that we might feel, I've already got enough problems myself. Perché parte delle nostre resistenze nell'essere toccati dalla sofferenza dell'altro possono essere perché stiamo pensando, va bene, già ho abbastanza della mia propria sofferenza. And now, like, I'm breathing in all that suffering as well, am I then carrying it all? Might even make me feel sick, if I, take in all that suffering. E allora magari il timore che se inspiro tutta quella sofferenza, magari non starò bene. So what you're trying is really here to work on that confidence in the heart as well. E quello che dobbiamo fare allora è lavorare sulla fiducia nel cuore. So we allowing ourselves to be touched, but then we don't carry it. We don't keep it in and carry it. Permettere di essere toccati, ma senza portare. We give back something beautiful, something whatever works for us. Healing, energy, or just. Ridiamo qualcosa che è bello, l'energia, la cura, la guarigione. So imagine the heart like a sun, like the sun. Possiamo immaginare il cuore come un sole. So that anything that you put into the sun, it just becomes fuel for the sun, and it gets burned and is transformed into light, into warmth. Qualsiasi cosa arriva al sole diventa la sua, no, non mi viene in mente, quello che dopo brucia, il materiale che brucia. Combustibile. Combustibile, grazie. And yeah, so I think you get the idea.
So yes, but I mean, we do, of course, it's something when we practice those things, kindness and compassion, it's something to allow ourselves to become more familiar with this capacity and to develop it, not to strengthen it. Quando pratichiamo l'amorevole gentilezza e compassione, lo scopo è di diventare più, di avere più conoscenza con essi, ma anche di coltivarli. So it is good also to respect, our limitations. È giusto anche rispettare i nostri propri limiti. So like generally it's recommended to start working with something where we find this is still comfortable, we can actually work with it. È giusto che cominciamo con qualcosa con quale ci sentiamo abbastanza comodi. Like the Buddha recommended kind of metta friendliness as an antidote to anger or hatred. Buddha raccomandava l'amorevole gentilezza come antidoto verso la rabbia. But when we practice kind of formally, we don't, it's not recommendable that you start to try and practice friendliness towards your worst enemy. Towards, sorry? Your worst enemy. You don't start trying to practice it with your worst enemy. Però non cominciamo a praticarla con il nostro più grande nemico. And the same with compassion, no? Maybe sometimes might be you might not want to take on your greatest suffering or something that feels potentially overwhelming. You just want to start to. Nel stesso modo, anche con la compassione, forse non vogliamo prendere qualcosa che porta grandissima sofferenza. Okay, so maybe we do a little meditation. Allora facciamo un po' di pratica. And then afterwards we can speak about it a bit. E dopodiché ne possiamo parlare. I'm just gonna light the candle. Accendo la candela. Okay, so first of all, please offer your attention to the body. Ora, prima di tutto, offrite la vostra attenzione verso il vostro corpo. Maybe try to feel the contact to the surface you're sitting on. Forse provate a sentire il contatto con la superficie su cui siete sedute. Trying to find a reasonably comfortable posture. Trovate una postura abbastanza confortevole, Stable posture. stabile, So we can offer the weight of our body to the surface that supports us. così che possiamo lasciare il peso del nostro corpo, dare il peso del nostro corpo alla superficie che ci sostiene. And then we can slowly move upwards with our attention. E possiamo lentamente spostarsi verso su con la nostra attenzione, As if our body were a vessel that we are gradually filling up with the liquid of our attention. come se il nostro corpo fosse un contenitore e piano piano lo riempiamo con questo liquido di attenzione. And we feel particularly the belly, the lower back. Possiamo sentire la zona della pancia e della bassa schiena. Can you feel the breathing in the belly?
Possiamo sentire il respiro nella pancia. And then the rib cage, Il petto, the shoulders. le spalle. Perhaps the shoulders would like to relax a bit more. Forse le spalle hanno voglia di rilassarsi ancora un po' di più. The head balanced above the shoulders. La testa ben bilanciata tra le spalle. On a neck that is free and mobile. Sul collo che è libero e mobile, flessibile. Relaxing the jaw. Rilasciando la mandibola. Then maybe allow the attention to rest in the chest, belly, perhaps the heart area and the chest. Permettiamo alla nostra attenzione di riposarsi nella zona del petto, cuore, pancia. And then we can bring up the memory, the image of a person or a being that inspires friendliness, kindness for us. E possiamo portare nella nostra mente l'immagine della persona, dell'essere che ispira in noi gentilezza, verso cui sentiamo la gentilezza. And we can express that friendliness through an appropriate phrase, like may you be well, may you be peaceful, may you be happy. E possiamo esprimere questa gentilezza verso la persona con una frase appropriata, come che tu possa stare bene, che tu possa essere felice. Maybe just try to stay with that feeling. Try perhaps to combine it with your breathing. Forse provate a rimanere con questa sensazione e allo stesso tempo anche rimanere con il respiro. Notice whether it affects you in the chest and the heart area. Sorry, I couldn't hear that. See how it affects you in the chest, in the heart area. Vedete che impatto ha nella zona del petto, del cuore. And then we can imagine that we are breathing in and out from the heart. Possiamo immaginare che inspiriamo e espiriamo dal cuore. Breathing in, may I be well. Inspirando che io possa stare bene And breathing out, may you be well. ed espirando che tu possa stare bene. Breathing in, may I be peaceful. Inspirando che possa io stare in pace And breathing out, may you be peaceful. ed espirando
che possa tu stare in pace. So breathing in, wishing ourselves well-being. Inspirando, auguro a me stessa, a me stesso, star bene, benessere. So taking that with the breath, right through the body, right into the heart. Portando il respiro verso il cuore. And then breathing out from the heart like a friendly, well-wishing energy to other beings. May you be well. Ed espirando sempre dal cuore con un'energia benevole verso gli altri, che gli altri possano stare bene, che tu possa stare bene.
allowing that energy of well-wishing, of friendliness to flow through the body from the heart. Permettendo a questa energia benevole, amichevole, a fluire dentro il corpo, il cuore. And then beyond the body, into the space surrounding us. E anche oltre il corpo, nello spazio che ci circonda. And then perhaps we can experiment what happens if we turn our attention to the suffering. E forse possiamo sperimentare e vedere cosa accade se portiamo la nostra attenzione verso la sofferenza. People that we feel kindly disposed towards. Sorry again. The suffering of people we feel kindly towards. La sofferenza delle persone verso cui sentiamo gentilezza. We're breathing in the suffering. Inspirando la sofferenza. Allowing it to touch our heart. Permettendo che tocchi il nostro cuore. And then giving back friendly, healing, well-wishing energy from the heart. E ridando, ispirando un'energia benevole, di guarigione, di cura. Breathing in, may I be able to feel your pain without resistance. Inspirando, che io possa sentire il dolore. And then breathing out, may you be free from suffering. Ed espirando, che tu possa essere libero dalla sofferenza. Notice how that feels in the body, in the chest, in the belly. Notando come sentiamo questo nel corpo, nel petto.
You're still with the topic of compassion. See if you can gradually bring it to a close. Bring it to a close. Bring it to a close. Vediamo se possiamo portare il tema della compassione verso, you mean the end, closing? Mm-hmm. Verso la fine. It's always good to end, try to end with some kindness, friendliness towards yourself. È sempre bene concludere con una qualità di amicizia, gentilezza verso noi stessi. Breathing in, may I be well. Inspirando, che io possa stare bene. And breathing out from the heart, spreading that energy, that well-wishing energy through the entire body. Ed espirando, diffondendo questa energia benevole attraverso tutto il corpo. Breathing in, may I be peaceful. Inspirando, che io possa stare in pace. And breathing out, may I be peaceful. Ed espirando, che io possa stare in pace. Oh. Okay. Do it? No? More light? It's okay. It's okay. Yeah. I think so. I can see you all. Unbelievable. Do you have any questions or comments? Avete delle domande o dei commenti?
I mean, you too. Per entrambi i gruppi. Everybody's trying to look somewhere else. Tutti cercano di guardare altrove. Italians always have questions, no? Gli italiani sempre hanno delle domande, no? I can't see, so you're gonna have to just go ahead because Io non posso vederli, però Posso fare una considerazione, una domanda? Vado? Should I translate it to you or you can understand? I'll let you know. I probably can understand. Vado? Non capisco l'inglese. Ok, ma io volevo fare questa considerazione. Quando dico che tu sia felice e in quel momento penso ad una persona che è in una condizione esterna, ad esempio ricoverata in un istituto, dove lui non vuole stare, dire che tu sia felice lo trovo difficile, perché è in una condizione che al di là delle sue volontà, insomma, le procura dell'infelicità. Dire che tu sia felice vuol dire nella mia testa fare un percorso legato anche all'accettazione. Però ecco, non è più così immediato come è questa frase. E quindi sento una difficoltà ad essere con queste parole quando penso a questa persona. Ecco. E questo, volevo dire questo. So I translate that for those. So she's asking about, she was thinking when with this phrase about may you be, did I say felice? Yeah, I think you said felice. So when may you be happy. She had difficulty as the person came to mind who is in kind of in some institution, the ricoverare, so it could be, I don't know whether that's in Italian, the specific. Yeah, it can be an institution, a hospital. Yeah, so I could go any kind of like a hospital, something like that. That is kind of beyond that person's control about, you know, being happy in that situation. So she just felt a bit ambiguous about, you know, that it didn't seem to be fitting. So yeah, that's also why I said we can, first of all, we can, of course, if we use phrases, we can use our own phrases. I mean, you know, you don't have to use some standard model. You just, you know, whatever makes sense to us. Per questo dicevo che possiamo usare delle frasi proprio con le nostre parole, non per forza dobbiamo usare frasi già fatte, ma qualcosa che abbia senso per noi. And also to be specific, you know, if really a specific person comes into mind, that's also a very good exercise for our own heart, isn't it? To really imagine what would be appropriate for that person. You know, what do we really want to wish for that person? It can be very specific. E anche può essere molto specifico, è anche un buon esercizio pensare proprio a quella persona, cosa è che possa fare bene a quella persona, e allora essere proprio specifici. So, you know, when I use this, I offer this phrase of, you know, may you be well, may you be happy, may you be peaceful. Quando uso queste frasi, che tu possa stare bene, che tu possa essere felice, che tu possa essere in pace. That's just an example, isn't it? It's a very generic, traditional kind of phrase.
è un esempio, è una frase della tradizione. And so yeah, I mean, I'm quite conscious that one might not just work for everybody. So E allora sono ben consapevole che non per tutti possa funzionare bene questo tipo di frase. particularly sometimes also other people, I think I remember have commented, particularly this felice, to be happy. What does it really mean? It can mean so many different things. It could be quite superficial. In particolare la frase che tu sia felice, possa essere felice, è un po' per tante persone un po' difficile perché è molto generale, possa significare tante cose. Cosa significa essere felici? So it's good to just reflect on our own words, what works for us. È un bene riflettere sulle parole, vedere quali parole possono fare a nostro caso. And we are also our minds work very differently. E anche le nostre menti funzionano in modo diverso. I was just going to say, I mean, also don't pay too much attention to precisely the kind of words. It's really just to get in touch with the heart and let the kind of the energy flow, isn't it? Whatever gets you in touch with that or stirs that up. Perché stavo anche per dire che non dobbiamo porre troppa attenzione sulle parole, ma più sulla intenzione, sulla energia che fluisce dal cuore. But just as I was going to say that, I thought, well, yeah, on the other hand, for some people, actually, could also see, could be actually precisely very important to find exactly the right word. If for some, that's quite, I mean, I can see that can be very powerful as well, to be very clear about what do I actually wish for somebody. Per alcune persone invece può essere molto importante essere precisi sulle parole e pensare cosa di specifico auguro all'altra persona. Other people might not use words at all. Altre persone possono anche non utilizzare parole per niente, We can use images, usando le immagini. Just really focusing on the feelings in the body. If you feel a resonance in the heart, just work with that. Oppure focalizzandosi sulle sensazioni corporee, sentendo la risonanza nel cuore. Some people are very visual. Imagine like light flowing from the heart. It works for some people. I mean, it's really whatever gets that intention and that energy going for you. Per alcune persone può essere anche una cosa molto visuale, per esempio immaginare una luce che fluisce dal cuore. For me, it's also this quite specific. These words, may you be well, may you be peaceful, may you be happy. That's what my first teacher from Sri Lanka used. Per me è anche una cosa personale, perché queste parole che tu possa essere felice, che tu possa essere in pace, che tu possa stare bene, sono le parole che ha usato il mio primo maestro in Sri Lanka. And he also just, people called him a master of metta. He was just an incredible, kind person. E lui era una persona incredibilmente gentile, lo chiamavano l'insegnante di metta, master di metta. So when he said those words, even like his kindness meditation, very simple and short, and he just used these words, but they had just so carried such a powerful energy just with his voice. E allora nelle sue parole queste frasi semplici portavano un'energia molto potente nella sua voce. So that nowadays, even now, after many, many years, when I do recite those words for myself, just his memory comes up for me. I hear them in his voice, and it's just very nice for me. E allora ancora oggi, dopo tanti anni, quando dico queste frasi, la sua voce viene in mente e per me è molto bello. So like there again, I mean, in that case, it's not really the words, it's just really what they associated with for me, isn't it? That the person, the memory of the teacher. E allora queste parole sono associate a questa persona, a questo insegnante, non è tanto le parole, ma a cosa sono legate. Anything else? Qualcos'altro?
Yeah, same. which is a bit of situation sometimes applying metta meditation, especially perhaps when it's not a very long period of meditation, of actual sitting, that I almost get in a situation where it feels a bit like a dilemma, where there's maybe things that are there or are to be accepted, maybe also unpleasant or pain that I feel could be processed through vipassana meditation. Mm-hmm. And then with metta, which can be very like also easy, Mm-hmm. but perhaps sometimes not sure if I'm actually just like covering it up, Mm-hmm. you know, if that will make sense. Mm-hmm. Yeah, if you could Mhm. perhaps speak to that. Did you hear that? I'll try. I think I heard, maybe you can add if I missed something. Allora, se ho capito bene, la persona chiedeva che durante la pratica dell'amorevole gentilezza a volte sorgono delle sensazioni non piacevoli, e allora lei si trova in un dilemma, se affrontare queste sensazioni non piacevoli attraverso la pratica di Vipassana, perché gli potrebbe sembrare che con l'amorevole gentilezza, come se volesse coprirle. Mhm. Was that correct? Perfetto. So interesting. Dilemma. Dilemmas are always interesting. Molto interessante. Well, how do you resolve them with Vipassana? I mean, what do you do? Come lo affronti con Vipassana? Cos'è che fai? I wouldn't say there is an active resolvement, but sometimes just by being with it is already like just easing it, right? Just to be with it really, really in silence with full consciousness. Mhm. Then very often after a certain time, that is already like that also the body or nervous system can already process it, and also the mind therefore. Mhm. So yeah, in certain moments, perhaps especially also in daily life, where we're like for formal sitting isn't always that much time. Mhm. To then say, okay, do I now sit with it? But then maybe like the moment it gets up, like things really come to the surface is the moment I have to get up and Mhm. and take care of things. So maybe then that's not ideal. Mhm. Or to say, okay, I know it's there, but I decide to go for metta. Mhm. Or yeah, sometimes I feel, oh, is it just because it's also more pleasant, Uh-huh. right? So it's also like the easy choice. Uh-huh. Allora, brevemente, alla domanda come lo affronta con la pratica di Vipassana, rispondeva che principalmente stando con le sensazioni, e allora anche il sistema nervoso piano piano si calma. E dopo c'è di nuovo questo dilemma, se stare con le cose piacevoli come amorevole gentilezza, oppure di stare con le cose così come sono, come sorgono. I don't know whether maybe the problems, the dilemma there also then comes from maybe the way you conceive of kindness meditation. Forse il dilemma potrebbe venire dalla tua considerazione della pratica dell'amorevole gentilezza. Like, I don't see how is it mutually exclusive. Non vedo perché dovrebbero escludersi una l'altra. You know, just being with what you're feeling, how's that different from kindness? Semplicemente stare con quello che c'è, non è quella la gentilezza? I mean, I would say, like, in order for it to resolve, or for us to be with, but if it's something that's unpleasant, I mean, it's helpful if the quality of our attention that we offer is kind, rather than judgmental. Quando stiamo con le sensazioni sgradevoli, spiacevoli, è importante che la qualità della nostra attenzione sia quella della gentilezza,
quello è di aiuto. And ultimately, I feel my feeling is like this awareness, the quality of our heart, of our of our consciousness. If it's not obstructed, it is kind. It has warmth. It is accepting. That's why what you're saying works. E sento che se la qualità del nostro cuore non è bloccata, è proprio la qualità è quella della gentilezza. Per questo quello che descrivi anche funziona. So it's just that sometimes it's good to maybe to remember that, remind us of that, because we can forget also in meditation. Allora può essere utile ricordarsi di questo, perché magari ci possiamo scordare. Well, like one of my teachers once said, if you notice that there's no kindness in our heart, that should be an alarm that there's something missing. Something's going on, it's blocking the heart. Uno dei miei insegnanti diceva che se notiamo che non c'è gentilezza nei nostri cuori, significa che c'è qualcosa che non va, qualcosa manca. Mm-hmm. So, yeah, I mean, that's also this whole topic of kindness and particularly with kindness, also compassion. Yes, certainly you can handle that in many different kind of ways. You can handle that in many different kind of ways. Questa questione dell'amorevole gentilezza e della compassione possiamo guardarla in vari modi. Traditionally, in Asia, traditionally it's quite, I mean, not every teacher, I guess, but it's quite traditional to teach, to always do a little bit of metta meditation at the beginning of the meditation, 5 minutes or so, formal metta meditation. Dalla tradizione viene l'usanza di insegnare la pratica di amorevole gentilezza all'inizio della pratica, anche molto brevemente. It's like tuning your instrument. È come accordare il nostro strumento. Like when you go to a concert, one thing at the beginning, all the musicians make this kind of, they tune the instrument. Quando andiamo al concerto, all'inizio gli musicisti stanno accordando i loro strumenti. Some people don't do any formal kindness meditation as such, with these kind of formulas. Alcune persone non fanno una meditazione proprio formale sull'amorevole gentilezza. But still, I guess, would just recognize that the quality is just very important, like whatever you do. Ma nonostante ciò riconoscono che la qualità è molto importante, a prescindere di quello che fanno. So, like even when we do anapanasati or vipassana or whatever, I mean, it does for it to be effective, it does have to be based on an internal kind of wholesome quality of mind, and kindness is very essential. Qualsiasi pratica noi facciamo è essenziale che sia basata su questa qualità di gentilezza. And so I think, yeah, certainly, like I personally, I have to confess, I don't do much formal kindness meditation, like just by myself. It's not that I never do it, but it's not something that I practice a lot formally. Io devo dire che io personalmente non pratico spesso formalmente l'amorevole gentilezza. Maybe I should, actually. Forse lo dovrei. But I often but always when I do retreats, short ones or long ones, I always put some of that out there. Però quando faccio dei ritiri lunghi o brevi, sempre la porto. Partly, maybe I think, well, some people expect that it's going to be often. In parte anche perché le persone lo aspettano. Partly because I recognize it's particularly for some people it's very powerful. It's can be quite a discovery for some. Perché per alcune persone è molto potente, è una scoperta. And generally, I just think it's just something it's important to just remember every now and then, no matter how you actually integrate that in your practice, whether you want to
really do that, or just, you know. Io penso che è importante ricordarsi che c'è, a prescindere di come uno lo integra nella propria pratica. But just to, to get in touch with and remind ourselves of that feeling, and that it's something that we actually can contact in ourselves. So every now and then. Di entrare in contatto con questa qualità, che è una cosa che possiamo coltivare dentro noi stessi. I think for many people, I think who practice a lot of kind of metta Brahma Vihara, I think it is in itself often presented or can easily be practiced very much also as a samatha practice. Penso che per alcune persone che praticano l'amorevole gentilezza può essere proprio una pratica di samatha. In that sense, I mean, you're right, it could be a choice, you know, rather than getting into investigation, to just really just focus on just one track, you know, just kindness. E in questo senso hai ragione, può essere sì un dilemma se andare su una strada o l'altra. Well, don't have to be in dilemma, no, it's a choice, no, you can È just, una scelta. of not investigating necessarily, but really just focusing. No. Investigare non è proprio la parola, però va bene, ma focalizzarsi. It's like any other object, you know, like I can use the breath as I mean, any object that I use for meditation is in principle the samatha, you know, working with an object, that samatha practice. Come qualsiasi oggetto che uso per la pratica, qualsiasi oggetto uso è samatha. So that's the same, like you could have the same dilemma, you know, with, you know, should I watch my breath or should I deal with this problem? You know, that's coming up, it's the same. E allora può essere uguale, come quando mi chiedo se seguire il respiro oppure osservare quello che sorge. But also, like the general idea is you do need both. You do need both. Però abbiamo bisogno di entrambi. And it's like you know, and again, it's about tuning your instrument, isn't it? It's like the samatha practice. It's supposed to prepare the mind for vipassana. Di nuovo, è come accordare lo strumento. La pratica di samatha è una preparazione per la vipassana. You know, Ajahn Chah used to say like, so Ajahn Chah didn't use kind of vipassana because vipassana means insight. It's supposed to be the result of the practice rather than the technique. Ajahn Chah diceva vipassana, che la pratica dell'insight dovrebbe essere il risultato della pratica. So actually what Ajahn Chah would talk about is samatha and Dhammavichaya. So in samatha and investigation. Dhammavichaya. E allora Ajahn Chah parlava delle samatha e the other word it was? Dhammavichaya. Dhamma, Ok. Vichaya means investigation of Dhamma. La investigazione del Dhamma. So he would use the example, for example, like Dhammavichaya, so investigation, it's like having the sharp edge of a blade of a knife. È come avere un lato molto affilato del coltello. So you can, it's like discernment, no? You can cut things up. Si può discernere, si può tagliare. Like in the Tibetan Buddhism, they have Manjushri, no? It's got a sword, no sort of wisdom. It cuts through things. Come nel buddismo tibetano, che c'è la spada che taglia con la saggezza. But the thing is, samatha is like the handle. Samatha è come il manico. So if you don't have a handle on your knife, you know, you can't actually cut very deeply with it. Se non hai il manico sul tuo coltello, non puoi tagliare in profondità. You're scratching the surface. Puoi solo stare là sulla superficie. And if you only got samatha, you've got a dull knife. You don't cut anything either. I couldn't hear that, sorry. If you only got samatha, you might have a good handle, but your knife might be dull, you know, so you can't cut either. E se hai solo samatha, forse hai del manico, ma non hai il coltello, allora non puoi tagliare ugualmente. So you have to develop
two, both things, you know, some samatha and some investigation, samatha investigation. E allora hai bisogno di sviluppare entrambe le cose, samatha e anche la investigazione, indagine. And there's no fixed recipe about how much you have to do of one thing before you can do the other. That's Non the c'è dilemma. non c'è una ricetta prestabilita di quantità. So that's something we all have to figure out for ourselves. È qualcosa che dobbiamo scoprire per noi stessi. And of course, we don't always have to do the same thing. E non sempre dobbiamo fare la stessa cosa. So we can, you know, use your intuition. Sometimes, you know, it's time to really look at something, trying to use the sharpness of your mind or discerning. Usare la nostra intuizione. A volte dobbiamo guardare qualcosa in profondità, usare la nostra mente affilata per discernere. I think often, particularly for modern people, I was going to say Westerners, but these days probably almost, you know, any developed country anywhere in the world, most of us are probably lacking samatha. Penso che per noi persone moderne, occidentali e non solo, forse ci manca la capacità di samatha. So it doesn't hurt, you know, to just stay with your breath, or It doesn't, sorry? it doesn't hurt to just practice staying with your breath. Non fa male praticare, rimanere con il respiro. Particularly, you know, if you're intellectual, sharp mind, you're going to start to think about things soon enough again anyway. That's probably not going to happen. In particolare se hai una mente intellettualmente sviluppata, a breve comincerai a pensare di tutte altre cose. Yes, and so in that, also in that context, kind of kindness, more than compassion, perhaps, you know, because well, with compassion it becomes tricky because you're really working with things that are emotionally quite activating. You know? So not necessarily, they're not going to by themselves necessarily going to make you peaceful. In questo caso, in questo contesto, sì, è più amorevole gentilezza, non è la compassione. Quando le cose quando le emozioni si attivano forte, allora entra in gioco la compassione. But it can really, I mean, again, I'm not doing it often, maybe not often enough, but I find it can sometimes be a very interesting, pleasant way of working on getting more stability, more calmness of mind, just using metta. Io forse non lo faccio abbastanza, però trovo che è un modo molto utile per avere più stabilità. Like particularly, for example, like I said, like when you just combine it with the breath. Come quella cosa che menzionavo di abbinarla al respiro. No, if we use breath meditation and we find it sometimes difficult because the breath, well, can be initially a bit boring, you know, doesn't hold the attention. Se facciamo la pratica con il respiro, forse all'inizio possiamo trovarla anche un po' noiosa. If we just combine it with this, you know, may I be well, may you be well, it might give it more traction. It might actually work, even with for the breath meditation. Se la abbiniamo con le frasi che io possa stare bene, che tu possa stare bene, allora forse sarebbe più facile per noi. And then do remember, if your mind then gets really nice, peaceful, and of course it's not, if it's sama samadhi, it shouldn't just be peaceful, but peaceful and awake. E se la mente diventa sveglia e in pace, then it's a good moment to turn to investigation. allora è un buon momento per girarsi, per cambiare direzione verso l'indagine. Because then the mind is in a state of a heightened quality. Perché in quel momento la mente sta in uno stato di qualità Elevata. elevata. And so it might actually see things much more clearly or differently, no, than usually. E allora può vedere le cose con una chiarezza o in un modo diverso.
problem is, of course, often when we become kind of peaceful and quiet, then we don't want to investigate. We just want to enjoy the beauty of peace and quiet. Il problema a volte è che quando la mente diventa stabile e in pace non abbiamo tanta voglia di indagare, vogliamo solo stare là in questo stato piacevole. That's the problem of greed and ignorance on a refined level. È un problema di ignoranza. And greed as well, no? Greed for pleasure. Greed. Greed. Greed, craving. Thirst, see? Yeah, but yeah. Vogliamo qualcosa molto, adesso non mi viene in mente la parola giusta. Yeah. Well, but of course it's also okay, you know, it's allowable to enjoy the pleasure of samadhi every now and then. L'avidità, però va bene anche godersi le sensazioni piacevoli. Okay. The last question. Ultima domanda. Maybe to go forward on what you said, the fact of to investigate is a form of greed, so no, because when you are in a kind of stable place, if you start to investigate, is it not a kind of greed? Because you try to want something more. Well, you try to search for something that is not here in a way. Cool. Do you understand? I couldn't really hear properly, no. So he's asking whether the investigation might not also be a form of greed. Like when you're in a peaceful state and then you want to investigate to maybe get something else, something more, something different. Sta chiedendo se anche indagine non possa essere una forma di avidità, quando stai in un stato di tranquillità, se vuoi investigare, se non è anche quello. Well, the quality of your motivation, of course, is also something that's good to, at some point, to scrutinize, to see through, to understand. Forse la qualità della motivazione è una cosa a cui possiamo guardare. But it doesn't have to be greed. I'd say, to use a more general term, it's some form of desire behind it. Without desire, we don't do anything. Non per forza dobbiamo pensare che l'avidità o Brahma può essere il desiderio. And desire is not bad by itself. Il desiderio in se stesso non è una cosa cattiva. It's if you take it in the most general sense, no, it's motivation. Without desire, we don't do anything. Se la prendiamo in un senso molto generalizzato, senza desiderio non facciamo nulla, è come una motivazione. So what the Buddha pointed out more is you should be careful with your desire, of course. Allora quello che sottolineava Buddha è che dobbiamo stare attenti con il nostro desiderio. So you should look at whether it's a wholesome desire or unwholesome desire. Guardare se è un desiderio wholesome. Akusala, it's a Pali. Yeah. Sorry? Salutare? Qualcosa così? Salutare, non salutare? Sì, ok, o genuino, salutare. If it leads to, in the end, I mean, if it leads to suffering longer, to, you know, or if it leads more in the direction of more well-being in the end of suffering. Se porta verso la sofferenza oppure se porta verso la cessazione della sofferenza, verso il benessere. Sometimes, you know, desire gets a very bad reputation. A volte il desiderio ha una brutta reputazione. Because of the bad translation of, you know, the Four Noble Truths. And sometimes it gets translated like, you know, the Buddha said, desire is the cause of suffering. And so you have to get rid of desire.
per una traduzione, a causa di una traduzione sbagliata delle 4 nobili verità, perché si traduce come se il desiderio fosse la causa della sofferenza. But actually, the words that the Buddha used for the cause of suffering, it's thirst, tanha, no? Which I think literally means thirst or craving. Però la parola che usava come causa della sofferenza era la sete. La sete. So la sete, or thirst or craving, that's a particular type, of desire, or it has its quality, which like I really need this, without this, I'm gonna die if I don't drink. È una qualità del desiderio che è diversa, come se quando noi abbiamo bisogno di qualcosa, senza di quello non ce la facciamo. The Buddha also used other words for, or many other words in the desire realm. For example, chanda is one of the words that he used. Un'altra parola che usava è chanda. And chanda, so that word which can be translated as enthusiasm, for example. Che può essere tradotta come entusiasmo. Whether it's actually recommended or not recommended depends on the context. E se fosse una cosa raccomandabile, no? Dipende dal contesto. Like also he used the term Dhamma chanda, enthusiasm for Dhamma, and that's obviously a good thing. Usava la parola Dhamma chanda, l'entusiasmo per Dhamma, ovviamente una cosa buona. So only when you're at the end of the way, then of course you don't need any desire anymore because you're there. No, you don't need to. Solo quando sei nella fine della strada non hai più nessun desiderio perché sei già là. Is that good enough? Yeah. Yeah, okay. Okay. Yeah, so don't get rid of your desires. Non vi liberate dei desideri. Yeah, don't get rid of them. Non li scacciate via, Because where your desire is, that's where your energy is. perché dove c'è il vostro desiderio è là che c'è la vostra energia. And for liberation, you need all your energy. E per la liberazione avete bisogno dell'energia. You don't want to cut it off or repress it. Non volete reprimerla. You have to purify that energy. You have to invest it in the right thing. So you have to take it away from unwholesome objects and invest it in wholesome ones. That's the gradual path that people don't do. Bisogna purificarla, toglierla dai scopi non genuini e indirizzarla nei scopi genuini. So it's like the desire, it's like the horses that you put in front of your carriage, the chariot. Il desiderio è come i cavalli che si mettono davanti alla carrozza. So the important thing is where you direct those horses, isn't it? Whether they run wherever they want or whether you can actually make them take you to good places. L'importante è cosa fai con questi cavalli, se li lasci che ti portino ovunque oppure fai che prendino una direzione dove vuoi che vadano. Okay. C'est ça? Past 9 o'clock, so maybe it's time to come to a close. Forse è il momento di chiudere. Va bene? Noi ringraziamo infinitamente per gli insegnamenti, è stato veramente un insegnamento prezioso quello di questa sera, molto delicato anche la pratica molto delicata. Ringrazio anche Sanda per la traduzione e anche il gruppo che ha partecipato alla pratica con noi, è stato molto bello. La lezione perfetta. Sì. Molto bene. Ok. Quindi hasta la prossima. That's Spanish. Anche al ritiro in Italia prima o poi. Ok. Buonasera. Grazie. Thank you. Grazie. Ok. Grazie.